Grazie dell'invito. Mi allontano dal pulpito per non creare confusioni. Partiamo da qui, ripartiamo da qui. La pandemia è arrivata, silenziosa, nei corpi e nei giorni. La odiamo tutti. Però forse, rispetto alle cose che abbiamo ascoltato fino ad oggi, fino adesso, oggi, può essere la soluzione. Può essere parte della soluzione, può essere parte di questo desiderio, di questo bisogno di umanizzare la tecnologia che, diciamo, sosteniamo con tutte le ibridazioni e le confusioni che ci sono state ben raccontate questa mattina. Che cosa il Covid ci ha costretto a fare? Questa è un'espressione di Simone Weil che ha usato nell'orrore della guerra. Questo è un tempo che ci costringe ad avere gli occhi aperti contro vento. Stare con gli occhi aperti contro vento, non possiamo, benché il vento sia forte, più stare con gli occhi chiusi. Questo riguarda la pandemia, però questo forse ci dà anche il coraggio, la consapevolezza, la certezza che possiamo stare con gli occhi aperti contro vento, che siamo capaci. E quando parliamo di tecnologia, di umano, di futuro, di presente, di passato, di paure, di limiti, di distopia, dobbiamo stare con gli occhi aperti contro vento. Ma la pandemia ci ha raccontato che lo possiamo fare. Fino ad oggi, in qualche modo, la tecnologia l'abbiamo subita, l'abbiamo usata, ci siamo lasciati usare dalla tecnologia. La pandemia ci ha insegnato due cose importanti. Ci ha insegnato che possiamo lasciare molte cose. Ci ha insegnato che molto di quello che consideravamo urgente, decisivo, di quello che consideravamo la nostra stabilità, è andato in frantumi, si è mostrato estremamente fragile, si è rotto. E in fondo siamo ancora qui. La pandemia ci ha insegnato quanto sia sostanziale, sostanziante e decisivo lo stare accanto. Oggi qui in sala siamo accanto più o meno, perché ci sono i posti sì e i posti no. Io sono un prete e faccio fatica ogni domenica, quando esco dalla sacrestia, a vedere la mia gente in un luogo che per definizione deve essere il luogo in cui devi stare accanto, in cui accade qualcosa di straordinario nell'ordinarietà dello stare accanto, che è costretta a stare separata. Io faccio fatica tutte le domeniche mattina, quando esco dalla sacrestia, a parlare alla mia gente di salvezza e di futuro, non vedere i loro volti, vedere sì i loro occhi, ma poco o niente della loro faccia. Lasciare e stare accanto. Questo la pandemia ci ha insegnato e ci sta insegnando. Questi sono i primi due capisaldi su cui costruire il rapporto tra umano e tecnologico. Partendo da che cosa? Da un mondo da desiderare. L'intervento che mi ha preceduto ci ha raccontato molto bene del fatto che lo status quo non sia meno rischioso di quello che sarà. La parola desiderare è una parola straordinariamente bella, desidera, dalle stelle, che non significa un romantico sognare, significa piuttosto il modo con cui gli antichi trovavano la rotta, guardando le stelle, perché erano gli unici punti nel deserto o in mezzo al mare che rimanevano fissi. Allora, se noi stiamo costruendo il mondo di oggi e di domani, la pandemia credo che ci abbia insegnato a costruirlo a partire non soltanto dai nostri bisogni,
primari o secondari. Ma la pandemia ci ha insegnato che possiamo costruire, perché nel lockdown abbiamo costruito il nostro mondo a partire dai nostri desideri, ascoltando chi ci stava accanto fisicamente in casa e lasciando da parte tutto ciò che in quel momento non era decisivo. Abbiamo ricominciato ad ascoltare i figli, i nipoti, il marito, la moglie, il vicino di casa che cantava stonato da un balcone, ma ci faceva piacere sentirlo, perché era l'altro. Allora c'è l'altro. L'altro non è il silenzio della pandemia che ci entra nei corpi e nei giorni. Quindi la pandemia ci ha restituito un elemento decisivo, che la tecnologia per tanti anni ci ha in qualche modo nascosto, raccontandoci, se pensate alle grandi narrazioni delle big tech vanno in quella direzione, raccontandoci che lei fosse la protagonista del nostro tempo, che lei fosse la reginetta della festa. La pandemia ci ha restituito perché la tecnologia non è stata capace di salvarci. La pandemia ci ha restituito la questione, che non è la tecnologia, ma è l'umano. La pandemia ci ha restituito il fatto che la vera questione, l'unica questione, la questione di senso principale, fondativa, fondante, unica, è la questione umana. Chi siamo? Ma soprattutto per chi siamo? Per chi ci siamo? Per chi non siamo più? La tecnologia ci ha raccontato che noi dovessimo essere a servizio suo, perché lei ci avrebbe restituito tanto. È il racconto di Faust. Non è così. Ci siamo dimenticati che la ruota l'abbiamo inventata per non portarci la roba sulla schiena, non per dire quanto siamo bravi a disegnare ruote. Abbiamo vissuto un tempo di relazioni estenuate. Abbiamo vissuto un tempo di assenze, abbiamo vissuto un tempo in cui abbiamo sospeso il tempo. Abbiamo smesso di mettere sul calendario degli appuntamenti, abbiamo rimandato, abbiamo detto dopo, non lo so, vedremo. Adesso non sono in grado di risponderti, aspettiamo che passi, prendiamoci del tempo. Abbiamo detto dopo. Io mi occupo di studenti universitari, il mio ministero, il mio servizio è stare con uno zainetto nei corridoi del Poli o al campus a benedire prima e a sentirmi le maledizioni dopo gli esami. A me colpisce come prima, ma durante la pandemia, la parola che i ventenni hanno condiviso di più non è amore, ma è, e io spero che non sia più, ansia. A 20 anni non è la parola che devi usare di più, ansia. A 20 anni tu devi avere degli ormoni che ti rompono talmente tanto le scatole per cui, no, ansia. Allora, in queste assenze, in questo dopo, che cosa mettiamo? Sono un prete, non vi faccio la predica, ma un po' di teologia permettetemi di raccontarvela. Chi è questo signore Giacobbe? Giacobbe intanto è uno che ha fregato suo fratello, quello che si è preso la primogenitura con un piatto di lenticchie. Questa cosa ha fatto un po' incacchiare suo fratello. Quindi Giacobbe fugge con tutta la famiglia, di notte, scappa da Esaù perché Esaù vuol farlo fuori. Arriva allo Jabbok, che è un fiume che c'è ancora adesso, fa attraversare il fiume a tutta la sua famiglia, carri, cavalli. Giacobbe era uno che stava bene. Fugge
per paura di una minaccia concreta a se stesso e alla sua famiglia. È costretto a scappare da casa sua, ad andare altrove, portando al di là di un confine quello che gli è caro. Perché tutto è in pericolo di vita. È il nostro tempo. È esattamente il nostro tempo. Cosa fa Giacobbe prima di attraversare anche lui quel fiume? Si ferma. Ormai è notte. Si ferma, è stanco morto. Pensa. Prega. Riflette. Guarda il cielo. Cerca le stelle. Cerca dei punti d'appoggio per capire al di là di quel fiume dove avrebbe poi portato la sua famiglia, la sua storia, il futuro del suo popolo. E a un certo punto Giacobbe incontra qualcuno o qualcosa che lui individua come un angelo e lottano tutta la notte, il resto della notte. Lottano e lottano e lottano nel buio della notte in un deserto. L'angelo, dunque Dio, Giacobbe lotta con Dio tutta la notte ed è già stremato dal viaggio che ha dovuto fare. Lotta contro questo futuro che non conosce, con qualcuno che sa che è più potente di lui, è talmente potente che non posso neanche nominarlo, perché se nomino il nome di Dio io muoio. E quindi lo chiamo angelo, ma so che non è un angelo, so che è Dio stesso. Lotto e vinco. Giacobbe vince. Prima di arrendersi, l'angelo, Dio, però gli sloga un'articolazione. Per dire, ricordati di questa lotta. Questa ferita ti ricorderà per sempre che tu hai lottato contro Dio, stremato tutta la notte e hai vinto. E ti lascio questo segno. Tu hai vinto contro Dio, quindi io, Dio, ti do una nuova vocazione, ti do un nuovo orizzonte, io ti do un punto verso cui andare e costruire il tuo futuro. Dio cambia il nome di Giacobbe. Nella Bibbia, quando viene cambiato il nome, viene cambiato l'orizzonte, la vocazione, il fine ultimo per cui vivi. E il nuovo nome di Giacobbe è Israele. Il tuo nuovo nome è il nome del popolo che è la mia alleanza. Questa, amici, perché ve l'ho raccontata questa storia? Non facciamo catechismo prêt-à-porter, ma perché questa è la storia di quello che viviamo. Anche noi abbiamo un segno, che la pandemia è questo segno. Anche noi siamo al di là di un fiume, come ci è stato raccontato bene negli interventi precedenti. Anche noi dobbiamo guardare e costruire un dopo. E questo dopo, la pandemia ce l'ha insegnato, è fatto di tecnologia, è fatto con la tecnologia. Forse può essere finalmente fatto non per la tecnologia. Che cosa significa umanizzare la tecnologia? Significa imparare, la pandemia ce l'ha insegnato, a lasciare e scegliere. Significa che questo è il tempo in cui noi possiamo incominciare a fare una buona spesa di poteri. La tecnologia è un potere, il potere computazionale è quello che noi siamo, quello che noi possiamo essere. Ecco, cosa significa allora umanizzare la tecnologia? Significa aver imparato a lasciare, aver imparato a stare accanto, aver imparato che la questione è una questione umana, aver capito che noi possiamo lottare, possiamo vincere, addirittura abbiamo vinto. Come finisce il racconto di Giacobbe? Nella Bibbia non è scritto che finisce la notte e la lotta finisce perché è tornato il giorno. Non torna il giorno. Spunta un'alba nuova. Noi possiamo immaginare il tempo che verrà non come recupero del tempo che è stato, non come ripristino di quello che ha funzionato o non ha funzionato. Noi possiamo considerare il tempo che viviamo, uso un termine mio, un tempo di grazia, perché è stato un tempo di morte e quindi può essere, uso un altro termine mio, un tempo di risurrezione in cui impariamo a usare i poteri.
Come? Con una inedita radicalità. Cosa vuol dire radice? Cosa vuol dire radicale? Vuol dire andare davvero alla fonte di tutto, alle radici delle nostre scelte, alle radici sostanziali delle cose per cui facciamo le cose. Per fare che cosa? Che cosa significa umanizzare la tecnologia? Io credo che significhi fondamentalmente questo. Noi siamo perché qualcuno ci ha riconosciuti. Ognuno di noi vive perché qualcuno gli ha detto tu sei. Noi abbiamo avuto bisogno dal primo istante della nostra vita di un volto che riconoscesse il nostro volto. Tutti gli studi, dalla neurologia alla pedagogia, ci dicono che noi siamo progressivamente quello che siamo nella misura in cui qualcun altro ci riconosce. Ecco perché è così faticoso andare in giro con questa mascherina. Noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti, abbiamo bisogno che un altro da noi ti dica tu sei e tu sei per me importante, o anche tu sei per me nemico, ma tu sei importante, hai un valore per me. Quando mio prozio è tornato dal campo di concentramento ed è sceso alla stazione a Porta Nuova, sua madre non l'ha riconosciuto. E lui ha sempre raccontato niente di quello che ha vissuto. L'unico, quando noi più piccoli gli chiedevamo di raccontare qualcosa, l'unico episodio, l'unico pezzetto della sua prigionia che lui racconta è questo, che lui raccontava, non c'è più, è questo. La mamma non mi ha riconosciuto a Porta Nuova. A me vale al contrario, io sono stato riconosciuto nella culla da mia zia perché ho le dita storte esattamente come mio padre. Quello è Luca, perché guarda che dita. Mio padre è morto e tutte le mattine quando mi faccio la barba, le mie dita storte sono la cosa più tenera che io possa vivere all'inizio della mia giornata, perché io sono mio padre. Noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti. Allora che cosa significa umanizzare la tecnologia? Significa chiedere alla tecnologia che ci riconosca. Chiedere non più alla tecnologia che risolva dei problemi tecnici, non chiedere alla tecnologia che ci tolga meno lavoro, non chiedere alla tecnologia che semplicemente ci sostituisca in qualcosa che per noi è faticoso, non chiedere semplicemente alla tecnologia di fare qualcosa più velocemente, più efficacemente, in maniera più economica. Questa è la tecnologia fino a ieri. Oggi la tecnologia, l'abbiamo imparato questa mattina, la tecnologia implementa valori, la tecnologia implementa etica, la tecnologia è uno strumento della condizione umana. Allora chiediamo alla tecnologia che ci riconosca. Non semplicemente che faccia delle cose per noi e quindi in qualche modo o ci faccia paura o ci esalti, che faccia fare delle cose in modo da guadagnare di più o faccia fare delle altre cose in modo da non essere più in pericolo noi nel farle. Non mandiamo semplicemente un rover su Marte perché noi non ci possiamo arrivare o perché arrivarci oggi è pericoloso. Noi mandiamo un rover su Marte perché andare al di là del fiume Jabbok è la nostra vocazione. Chiedere alla tecnologia che ci renda umani. Non lasciare che la tecnologia sia la principessa nei confronti della quale ogni cosa è dovuta e quindi io devo diventare macchina. Umanizzare la tecnologia non significa dare un volto umano alla tecnologia, ma chiedere alla tecnologia di permettere a me, uomo, di riconoscere, forse nuovamente dopo la pandemia, qual è il mio volto, qual è il mio scopo, qual è il mio obiettivo. Mettere l'umano al centro, l'abbiamo fatto, abbiamo distrutto il creato. Ecco, forse chiedere alla tecnologia che ci riconosca, umanizzare la tecnologia significa questo, mettere l'umano sì al centro, ma di un mirino, di un obiettivo. L'umano sia l'obiettivo della tecnologia.
l'umano sia l'obiettivo della società, l'umano sia l'obiettivo di ciascuno di noi. Perché dovremmo avere un altro obiettivo che non sia l'altro come me? Per quanto tempo abbiamo messo tra i nostri obiettivi tutto tranne noi stessi, dicendoci che tutto era poi funzionale a noi stessi, che alla fine l'esito eravamo noi. Abbiamo messo in fila numeri, abbiamo messo in fila big data, abbiamo messo in fila silicio, abbiamo messo in fila cavi, abbiamo tirato cavi, abbiamo riempito gli oceani di cavi, abbiamo riempito i nostri telefoni, la nostra testa di informazioni. La pandemia ci ha restituito l'unica vera informazione che conta. Tuo padre e tua madre, che potevi vedere solo attraverso uno schermo. Il tuo insegnante che ti restituiva quel poco di normalità alla tua età bambina dentro uno schermo, la tua fidanzata che non potevi vedere anche se era dall'altra parte della strada e quindi era solo dentro quello schermo. La pandemia ci ha restituito l'unica cosa che veramente conta, noi. E allora dobbiamo creare qualcosa di così nuovo e così antico che sia capace di non invecchiare più. Le tecnologie emergenti invecchiano a una velocità straordinaria. Ecco, creiamo un modo di vedere, di stare, di disegnare, di immaginare, di desiderare, di condividere, di includere, di regolare, così nuovo e così antico, Vangelo 19 et vetera, da non invecchiare più, senza un'obsolescenza programmata, perché l'essere umano non ha nessuna obsolescenza programmata. Il nostro futuro non è il cyborg, il nostro futuro è esattamente come il nostro passato, noi. Come lo facciamo? Con un amico che è qui in sala, Vittorio Di Tommaso, ci siamo inventati una parola. Voi sapete che chi parla di tecnologie deve essere un po' figo da inventarsi delle parole, no? C'è il mio amico Paolo Benanti che si è inventato algoretica, è riuscito a farla dire al Papa, così è finito nella crusca, e lo ha fatto bene. E c'è pure il capitalismo della sorveglianza, insomma, bisogna inventarsi l'infosfera, l'inforg, bisogna inventarsi delle parole, no? Allora, ci inventiamo una parola anche noi, perché se ci inventiamo una parola poi insomma finiamo nella Treccani e siamo contenti. La parola è antronomia, e la professione è quella dell'antronomo. Che cosa vuol dire sta roba? Poi se la parola non vi piace, pazienza. Vuol dire questo, vuol dire mettere l'umano come norma, non a valle dei processi. L'umano è sempre a valle dei processi, soprattutto dei processi di trasformazione tecnologica. No, mettiamolo a monte, l'umano. Mettiamo a monte di chi fa codice, di chi crea tecnologia, di chi inventa nuovi mondi, mettiamo una serie di giovani, di laureati, di laureate in psicologia, in scienze infermieristiche, in antropologia, in teologia, perché no, in filosofia, che stanno accanto all'ingegnere, che stanno accanto al fisico, che stanno accanto al matematico e non creano semplicemente una tecnologia che possa essere usata bene dall'uomo, ma creano una tecnologia che non usi l'uomo. Crei una tecnologia che riconosca l'essere umano, ma non come riconoscimento facciale che fa sì che arriva o la polizia da una parte o tu sei contento perché ti tagga in automatico le foto su Instagram, ma quella tecnologia che ci restituisce l'umano che siamo. Qualcuno che sta accanto a chi costruisce la macchina, che ricordi a chi costruisce la macchina i modi e i saperi che, ibridati con i suoi, facciano sì che la tecnologia ci riconosca. Facciano sì che alla fine di questa pandemia, insieme, possiamo avere qualcosa da dire di positivo su quel Covid-19, che speriamo non diventi 29, che ci ha chiuso in casa, ma forse, chiudendoci in casa, ci ha fatto riscoprire il senso del vivere con quelli che in casa da sempre ci sono. Grazie.